voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico bolero che io ho deciso di chiamare Zaffiro. Per quanto riguarda il filato utilizzato, sono tornata a lavorare uno dei filati più luminosi della Mistrico Filati, ossia il Fashion Glitter. Guardate qua quanto è luminoso, lo adoro. Che se vi ricordate, e ricordate sì, io con questo filato ho già realizzato la giacchetta glitter e anche un coprispalle, che in questo momento però non mi ricordo come l'avevo chiamato. Il colore che ho usato stavolta è il colore numero 13, che trovo che sia un azzurro molto particolare, ma sul sito trovate tantissimi colori come questo nero, guardate qui quanto è luminoso, il dorato che è quello che ho già utilizzato, o anche questo azzurrino, ma veramente ce ne sono tanti, c'è il panna, c'è il rosso, c'è il blu, quindi vi potete sbizzarrire e fare questo bolero con il colore che più vi piace. Vi dico già che questo filato non verrà più riassortito, quindi mi raccomando, se lo desiderate andate subito a scegliere il vostro colore preferito. Io ho lavorato sempre solo con l'uncinetto il numero 5 e ho utilizzato 4 di questi gomitoli. Del quarto me ne è avanzato un pochetto, quindi taglia M vi occorrono 5 gomitoli, taglia L vi occorrono 6 gomitoli. Però attenzione, se la volete fare più lunga rispetto a me, e con più lunga vedete a me arriva in vita quasi sopra i fianchi, ma voi la volete che vi arrivi, non lo so, sotto al sedere, dovete aumentare di un ulteriore gomitolo. Per quanto riguarda invece la lavorazione, vi dico già che è semplicissima. Molti di voi avranno già riconosciuto il punto perché l'abbiamo lavorato sia per la stola, e mi sembra che l'ho chiamata anche quella stola glitter, che per la maglia quella scintilla, però questa volta l'ho utilizzato appunto per fare questo bolero. Io adoro tantissimo questo punto che viene fuori ripetendo 4 motivi, sia quando si lavora in giri di andata e ritorno, sia quando si va a lavorare poi in tondo per fare la manica. La lavorazione parte dal basso, si lavora insieme fino a che non si arriva agli scalfi e poi si dividono le due parti avanti dalla parte dietro, vanno poi cucite sulle spalle e si va a fare la manica. Io, come vi ho detto, ho fatto lo stesso punto anche per la manica. Infine sono andata a creare una lunga striscia di catenelle che ho fatto passare qui tra i fori per poter chiudere la lavorazione. Ho deciso di non mettere un bottone perché, come sapete, io tendenzialmente questo genere di giacche preferisco lasciarle aperte. In questo caso ho fatto questa catenella giusto perché su alcuni vestiti che ho è più carina se è un po' chiusa, non tantissimo perché voglio che si veda sotto il vestito, però così si può vedere senza avere il bottone che me la chiude completamente, e quando voglio posso anche togliere la striscia di catenelle e quindi lasciarla aperta. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e mi raccomando, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate sia scrivendo Elsa Faccio che Filati Elsa. Inoltre vi ricordo sempre che di ogni creazione trovate acquistabile sempre sul sito, io ve lo metto sempre in descrizione, il PDF dove vi spiego giro per giro e dove do suggerimenti anche per le taglie più grandi su come appunto realizzare la creazione del momento del video. Detto ciò, come sempre, noi poi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca o bolero io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Fashion Glitter. Questo filato che, come potete vedere, ha al suo interno il lame. Io lo adoro, l'ho già lavorato negli anni passati e il colore che ho scelto io è il numero 13, però guardate qui quanti altri colori ci sono e sul sito ne trovate veramente tanti altri. Andremo a fare quindi una giacca. Si parte dal sotto, io qui vi farò vedere solamente un campione per poter realizzare la nostra punto, però per la giacca vera e propria io ho montato 135 catenelle lavorando appunto con l'uncinetto del numero 5 e ottenendo così una lunghezza di circa 75 centimetri. Questo perché non voglio che la giacca sia chiusa e poi deve essere corta, mi arriverà diciamo ai fianchi, quindi no, scusatemi, mi arriverà alla vita un po' sopra i fianchi, quindi non deve essere larga ma deve essere un po' più stretta. Però se voi la volete più larga, se voi comunque siete una taglia più grande, mi raccomando, mettete tante catenelle fino ad arrivare alla circonferenza che vi occorre. Per quanto riguarda il multiplo delle catenelle, è un multiplo di 10 a cui vanno aggiunte 5 catenelle, e infatti nel mio caso io ho fatto 130 più 5 catenelle, quindi se dovete mettere un motivo in più viene 145, se dovete metterne 200
55. Quello che vi suggerisco io per una taglia M è di andare a mettere 4 motivi in più rispetto a me, in modo tale che quando poi si va a dividere la parte dietro dalle due parti avanti abbiate un motivo in più per ogni lato avanti e 2 per quello dietro. Taglia M vi direi 4 motivi per avere in questo caso, quindi 8 motivi per avere in questo caso poi 2 motivi in più per ogni parte avanti e 4 motivi in più dietro. Detto ciò, quindi adesso vi faccio vedere come andare a realizzare un punto che già conoscete perché abbiamo lavorato già diverse volte, sia per fare una scialle, scusatemi, una stola, sia per fare la maglia scintilla. Quindi andiamo a vedere come realizzare questo punto. Andiamo a creare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entro dentro la prima catenella di base, vado a fare altre 2 maglie alte, 1 2, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 catenelle di base, ricomincio da capo, quindi entro nella terza e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1 2, scusatemi, e 3, 2 catenelle, 1 2, vado dove ho la maglia, salto 2 catenelle, vado nella terza e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 catenelle di base e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, 1 2 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 catenelle, ricomincio da capo. Bisogna fare questo per tutto il giro. Andiamo a terminare facendo, quindi saltiamo 2 catenelle, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, 1 2 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo 3 maglie alte, 1 2 3. Come sapete io preferisco fare qualche catenella in più per essere sicura di averne in più e non in meno, che poi altrimenti meno significa sfilare tutto da capo e ricominciare, quindi preferisco quando si tratta di fare giri andata e ritorno di fare qualche catenella in più e poi sfilarla in questa maniera. Quindi abbiamo terminato il primo giro, andiamo a fare il secondo giro e andiamo sempre a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 2, vado direttamente nella terza maglia alta del secondo gruppo di maglie alte, vado a fare le mie 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi andiamo a fare 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 2 3, 3 maglie alte sopra la terza maglia alta del secondo gruppo di maglie alte, quindi 1 2 3, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi andiamo a farlo ancora, 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 2 3, 3 maglie alte sopra la terza maglia alta del secondo gruppo di maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, maglia bassa sopra la maglia bassa, 2 catenelle, si ricomincia da capo. Bisogna fare questo per tutto il secondo giro. Andiamo a terminare facendo 3 maglie alte sopra la prima maglia alta,
e 3 e 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi la terza catenella che avevamo fatto inizialmente per il primo giro. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto giro, e in questo caso andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, e quello che facciamo adesso lo facciamo per tutto il giro. Vado sopra la terza delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, salto la maglia bassa, vado direttamente dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo 3 maglie alte sopra la terza maglia alta, 1 2 3, 3 maglie alte sopra la prima maglia bassa, maglia alta, quindi saltando la maglia bassa, 1 2 3, 2 catenelle, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1 2 3, salto la maglia bassa e vado direttamente a fare 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi 1 2 e 3, 2 catenelle, e come vedete io sto per terminare il giro, vado sempre a fare la maglia bassa tra i due gruppi di 3 maglie alte, vado a fare 2 catenelle e termino il giro entrando nell'ultima maglia alta e andando a fare solo una maglia alta. E abbiamo terminato così anche il terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il quarto e ultimo giro, che come avrete capito è uguale a quello di prima. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la prima delle mie maglie alte, vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3, vado direttamente dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte nel secondo gruppo di maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle e si ricomincia da capo, 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 2 3, 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta del secondo gruppo, 1 2 3, 2 catenelle, una maglia bassa sopra la maglia bassa, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Facciamo molte volte insieme, così vi faccio vedere anche come terminare sempre il quarto giro. Andiamo sopra la prima maglia alta, andiamo a fare 3 maglie alte, 1 2 3, 3 maglie alte sopra la terza maglia alta del secondo gruppo, 1 2 3, 2 catenelle, una maglia bassa sopra la maglia bassa, 2 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta, terminando così il quarto giro. Quindi questi sono i 4 giri che dobbiamo andare a fare. Adesso vi faccio rivedere un attimo il primo giro, visto che abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle iniziali, però come vi ho detto noi questo giro, questo motivo l'abbiamo già fatto perché è un motivo che mi piace tantissimo, e quindi andiamo a rifare il primo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo e andiamo a fare altre 2 maglie alte, 1 2 3 maglie alte sopra la prima delle 3 maglie alte, quindi 1 2 3, 2 catenelle,
1 e 2 e andiamo a fare la maglia bassa tra i due gruppi di 3 maglie alte, e come vedete ritorniamo ad avere in verticale lo stesso maglie basse dei primi giri. 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1 2 3, 3 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 2 e 3, 2 catenelle, maglia bassa tra i due gruppi di 3 maglie alte, 2 catenelle, si ricomincia da capo. Ricordatevi che quando finirete il primo giro, nella terza catenella che corrisponde alla prima maglia alta vanno fatte 3 maglie alte e poi si ricomincia da capo. Quindi questi sono i giri che dobbiamo sempre rifare. Vi ho detto, per me sarà una giacca corta, quindi non farò troppi giri, vi dirò naturalmente quanti giri devo fare e naturalmente se voi volete farla più lunga dovete andare a fare più giri rispetto a me. Allora, sono arrivata a mettere i marcapunti. Ho ripetuto i miei 4 giri per 6 volte. Sapete, come vi ho detto all'inizio, che non volevo una giacchetta lunga ma una corta che mi arrivi diciamo ai fianchi, quindi ripetere i 4 giri per 6 volte va più che bene. Naturalmente per chi la vuole fare più lunga la vado a ripetere più volte. Tenete presente però di terminare appunto con l'ultimo giro dei nostri 4. Una volta fatto ciò sono andata a contare i miei motivi. Ho contato dove ho la maglia bassa, quindi 1 2 3, in totale io ne ho 13 e ne ho messi in questa maniera. Ne ho messi 3 avanti, 1 2 3, e quindi ho messo i marcapunti, 3 avanti, 1 2 3 e ho messo i marcapunti, e 7 dietro. Ora per le taglie più grandi, taglia M, voi dovreste avere 4 motivi in più rispetto a me, quindi dovete mettere 4 motivi avanti, uno da questa parte, e dietro invece di 7 ne dovete avere 9. Per quanto riguarda invece la taglia L, dovreste avere 8 motivi in più rispetto a me, quindi davanti dovreste mettere 6 motivi, quindi scusatemi, 5 motivi, e dietro invece dovreste metterne 11. Questo se avete messo i motivi in più che ho suggerito io. Se ne avete messi in più tenete sempre presente di dover dividere e di fare in modo che dietro vi lasci comunque dei motivi liberi, che sia uno o sia 2, quindi rispetto a quello avanti. Io davanti in totale ne ho 6, dietro ne ho 7. A questo punto continueremo a lavorare sempre 4 giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle, però lavorando separatamente le 3 parti, ossia le 2 parti avanti e la parte dietro. Il marcapunti va messo quindi 1 2 3 dove ho le maglie basse, e il marcapunti, non ve l'ho detto, va messo dove abbiamo i due gruppi tra i due gruppi di 3 maglie alte, subito dopo l'ultima maglia bassa. Ripeto, ogni maglia bassa per me motivo, quindi 1 2 3, qui ho i due gruppi di 3 maglie alte, ho messo i marcapunti. Quindi torno a lavorare il mio primo giro, vado sempre a fare 3 maglie alte e poi scusate, 3 catenelle e poi rientro altre 2 maglie alte. Come vi dicevo, vado a lavorare normalmente, quindi in questo momento salto, vado direttamente dove ho la prima delle 3 maglie alte e vado a lavorare le 3 maglie alte, poi vado a fare le 2 catenelle e la maglia bassa tra i due gruppi di 3 maglie alte. Continuo a lavorare così fino ad arrivare al marcapunti per farvi vedere dove terminare il primo giro. Poi gli altri giri li continueremo da soli perché sono praticamente uguali a quelli che abbiamo sempre fatto, solo che voglio farvi vedere appunto come terminare il primo giro visto che abbiamo il marcapunti. Vedete, io sto continuando a lavorare fino ad arrivare al mio marcapunti, quindi vado di nuovo a fare le mie 3 maglie alte, 1 2 e 3, e come vedete mi trovo dove ho il marcapunti, quindi vado a fare l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, qui, e poi quindi mi giro con la lavorazione e vado a lavorare come ho sempre lavorato, quindi di nuovo 3 catenelle, 2 maglie alte e poi di nuovo il gruppo di 3 maglie alte sopra l'ultima maglia alta del gruppo di 3. Quindi continuo, come vi ho detto, a lavorare i miei giri fino ad arrivare ad altezza spalle. Farò lo stesso numero di giri anche da questo lato e poi anche dietro. Per la parte dietro dovremo iniziare dove abbiamo la nostra ultima maglia alta, qui
vedete qui abbiamo il marcapunti, qui abbiamo le 3 maglie alte, iniziamo dove abbiamo l'ultima maglia alta, andando a fare sempre le 3 maglie alte e poi di nuovo 3 maglie alte qui, cioè qui, e poi le 2 catenelle. Quindi si parte a lavorare appunto dove abbiamo la prima, l'ultima delle nostre 3 maglie alte, e poi si lavora normalmente e si finirà così anche qui a lavorare dove abbiamo sempre qui la prima invece del gruppo di 3 maglie alte. Allora, io ho fatto sia le 2 parti avanti che la parte dietro e ho ripetuto i 4 giri per 3 volte, quindi 1, 2, 3. Consiglio per una taglia M di ripeterlo per 4 volte, per una taglia L 5 volte, sia nelle 2 parti avanti che nella parte dietro. Come potete vedere, poi sono andata a cucire ad altezza delle spalle, quindi ripeto, io ho fatto i 4 giri per 3 volte e suggerisco 4 volte per una taglia M, 5 volte per una taglia L. A questo punto, una volta fatto la parte avanti, una volta fatto la parte dietro, dallo scalfo iniziamo a fare le nostre maniche. Come potete vedere qui si vede benissimo, io qui avevo il marcapunti qua dove ho iniziato la parte davanti, qua la parte dietro, e ho iniziato sempre con le 3 maglie, quindi come abbiamo fatto esattamente per la parte avanti. A questo punto quindi andiamo a vedere come realizzare le maniche. Allora, adesso andremo a lavorare sempre con l'uncinetto il numero 5, ma lavoreremo i giri in tondo, quindi non più in giri di andata e ritorno, proprio perché stiamo facendo la manica. Mi aggancio non qui, ma direttamente qui. Vedete, quindi non dove ho marcapunti, ma dove ho qui la maglia, e vado a fare le mie 3 maglie alte. Quindi prima 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta, poi rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, vado direttamente qui dove ho il foro piccolo e vado a fare le mie 3 maglie alte. Poi naturalmente dopo toglierò il filo e lo nasconderò, per adesso lo blocco, e poi vado a lavorare manualmente. 2 catenelle, vado qui dove ho salto una maglia alta verticale, vado nella seconda e vado a fare maglia alta, maglia bassa, 2 catenelle, vado nel foro e vado a fare le mie 3 maglie alte. Vado dove ho la maglia alta orizzontale, quindi ne salto una, vado 2 e vado a fare le mie 3 maglie alte. Quindi continuo a lavorare normalmente il mio giro, quindi andando sempre ad alternare 2 gruppi di 3 maglie alte con 2 catenelle, una maglia bassa e 2 catenelle. Allora, sto terminando il giro, ho fatto la maglia bassa dove all'inizio io avevo il marcapunti, e per farvi capire io come motivi ne ho 6. Come motivi io intendo in questo caso i gruppi dove mi trovo i 2 gruppi di 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per la taglia M io vi consiglio almeno un gruppo in più, taglia L almeno 2 gruppi in più. Tenete presente comunque quando fate il primo giro di vedere la lavorazione, se vi tira oppure no. Tenete anche presente che se qui abbiamo iniziato con i 2 gruppi di 3 maglie alte, dobbiamo terminare con la maglia bassa e le 2 catenelle, quindi vado a chiudere il primo giro. Secondo giro uguale al primo, quindi come abbiamo sempre fatto, 3 catenelle sono nostra prima maglia alta, rientriamo altre 2 maglie alte, andiamo nell'ultima maglia alta del secondo gruppo, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, poi 2 catenelle e maglia bassa sopra la maglia bassa, 2 catenelle, e si ricomincia da capo. Devo fare questo quindi come sempre per tutto il giro, come ho sempre lavorato. Farò vedere come terminare il secondo e iniziare poi il terzo. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 2 catenelle di separazione. Adesso vado a lavorare come ho sempre lavorato, tra 2 gruppi di maglie alte vado a fare la maglia bassa, 2 catenelle, vado sopra l'ultima maglia alta del gruppo di 3 e vado a fare 3 maglie alte. Vado direttamente dove ho la prima delle 3 maglie alte del gruppo saltando la maglia bassa e vado a fare le mie 3 maglie alte, 2 catenelle, si ricomincia maglia bassa dove ho l'archetto che si è formato tra i 2 gruppi di 2 maglie alte, 2 catenelle, vado all'ultima maglia alta, 3 maglie alte,
salto la maglia bassa, vado direttamente dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, vado a fare le 3 maglie alte. Continuo così quindi per tutto il terzo giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il quarto e ultimo giro. Sto per terminare il terzo giro, ho fatto le 3 maglie alte, adesso entro dove ho la catenella e dove ho fatto la maglia bassissima iniziale e vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Questo perché insieme alle 3 catenelle iniziali andiamo a fare 3 maglie alte, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. E adesso devo fare la stessa cosa che ho fatto prima, quindi quarto giro, sempre 3 catenelle che sono sta mia prima maglia alta, 2 di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la prima delle 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, vado dove ho la terza maglia alta del secondo gruppo e vado a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, maglia bassa sopra la maglia bassa, 2 catenelle, si ricomincia da capo. Vado a fare questo per tutto il quarto giro, vi farò vedere come terminarlo e poi si ritorna a fare il primo giro. Sto per terminare il quarto giro, ho fatto le 3 maglie basse, entro sempre dove ho iniziato il giro e vado a fare le ultime 2 maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Abbiamo terminato così anche il quarto giro. Adesso si riprende dal primo, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo altre 2 maglie alte, 3 maglie alte direttamente dove ho la prima maglia alta saltando la maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa tra i due gruppi di 3 maglie alte, 2 catenelle e si ricomincia da capo entrando dove abbiamo l'ultima delle nostre 3 maglie alte, andando a fare le nostre 3 maglie alte. Quindi questi sono i giri che dobbiamo ripetere per fare la manica. Io alla fine vi dirò quante volte sono andata a ripetere i giri, farò delle maniche lunghe e poi deciderò se fare del bordino, ma già tanto lo sapete che alla fine deciderò di non farlo. Dunque ho terminato la manica, ho ripetuto i 4 giri per 10 volte, quindi ho fatto una manica lunga, guardate qui che meraviglia, e ho fatto anche l'altra. Poi sono andata a fare sempre con l'uncinetto numero 5 una lunga striscia di circa 170 catenelle che, come potete vedere, ho fatto poi passare qui tra i due bordi della giacca facendo un fiocco, questo per fermare la lavorazione. Quindi se voi volete chiuderla potete fare come me, mettere questa striscia di catenelle oppure andare a cucire un bottone. Io ho preferito la striscia di catenelle perché a volte mi piace che sarà chiusa, altre volte invece la voglio aperta, quindi non faccio altro che sfilarla e toglierla. Quindi anche questa creazione è terminata.